Le Pacte vert a engagé l'agriculture européenne dans la bonne direction. On avait un projet européen qui consistait à développer l'agriculture biologique en Europe, mais aussi et surtout à baisser de 50% l'utilisation des pesticides de synthèse. As of 2024, we really saw a shift in priority, not per se in transitioning towards more sustainable food systems, but rather in looking at the economics. Il y a une vraie méconnaissance des méthodes de l'agriculture biologique basées sur le respect des sols, l'utilisation de la biodiversité. What is less known is probably the social benefits of organic farm and also the economic benefits. Should the food be sustainable, affordable, healthy? Of course, and organic can provide a solution to that. Nel 2004 c'è stato l'avvio dell'esperienza del biologico territoriale, quindi non più convertire una singola azienda, ma un intero territorio a biologico. Venne l'idea di creare un'alleanza tra tutti gli attori che potevano in qualche maniera spingere verso la produzione biologica. In questo incontro c'erano i sindaci, i produttori agricoli e i consumatori. A biodistrict, in my personal opinion, is a kind of a deal. It's a pact. The idea was, okay, how do we use organic farming as an engine, as a powerful tool that can move forward not just the economy of few organic farms, but the economy of a broader group of actors in a given territory. Noi credevamo appunto di creare il nucleo per stare insieme e per poter sentirsi anche meno soli. Per conoscere pure altre aziende. Che giustamente la conoscenza delle aziende, perché ognuno andava per sé. Il biodistretto ha permesso alle aziende biologiche del territorio, ha permesso appunto di collaborare insieme. Mettere in rete tutti questi produttori e riuscire a portare sul mercato le loro produzioni è un elemento essenziale. Mi permette, ecco, di avere questo aiuto reciproco, quindi l'olio che io ho in eccesso posso darlo, o se qualche annata io ho avuto anche bisogno un po' di olio perché ho avuto problemi nella produzione, mi ha aiutato su questo. Con il biodistretto portiamo più produttori possibili verso il biologico, ma soprattutto portiamo una coscienza di un territorio fatto da tutta una serie di soggetti. Ci sono degli attori vari, produttori, operatori turistici, istituzioni, cittadini, che si mettono insieme e fanno un accordo per gestire in modo sostenibile le loro risorse, il loro territorio, ispirandosi alle pratiche e ai valori dell'agricoltura biologica. L'agricoltura biologica sicuramente ci insegna come ogni essere vivente, anche il più piccolo, quello invisibile, è funzionale a mantenere in equilibrio un sistema. Sono Francesco Malerba, sono un agronomo. Siamo riusciti a vincere un bando che ci ha permesso di tentare di riqualificare un parco come questo in una zona abbastanza difficile, abbastanza povera. Una delle prime realizzazioni è stato il teatro vegetale. Poi c'è stata questa installazione che ha dato spazio agli artigiani. Questi sono panche e tavoli che abbiamo autocostruito noi. Sono dei ragazzi un po' vivaci. Siamo riusciti anche a tirarli e coinvolgerli, gli diamo un compito, gli diamo delle responsabilità e loro sono felici di portarle a termine. Vogliamo che l'impatto del biodistretto si abbia anche nelle realtà culturali. Cioè, Confabulare è un progetto di Associazione Calliope, che è un'associazione che fa parte del biodistretto. Unisce praticamente due passioni, quella della lettura, le letture sceniche, portate avanti proprio dai ragazzi, e quella del cammino.
Il partner del progetto è il Biodistretto, ci aiuta tantissimo in questo, nella scelta dei posti, nell'individuazione anche delle aziende da coinvolgere, è un cammino che stiamo facendo insieme. Sono il presidente della cooperativa sociale Comunità Oasi 2 San Francesco. Gestiamo, tra le varie cose, la comunità Casa Don Tonino Bello. Nasce con lo scopo di prendersi cura delle persone con dipendenze. Tutti i ragazzi coinvolti in questo progetto di agricoltura sociale sono tutti regolarmente ingaggiati. Questo perché noi cerchiamo di insegnare anche la dignità del lavoro. Chi viene qui in questa comunità è una persona che spesso, per affrontare i problemi della vita, per essere più all'altezza della performance, ha fatto uso di sostanze. Fare un'agricoltura che non cede alla necessità di usare dei pesticidi, di usare delle droghe da un certo punto di vista, qualcosa di esterno, è una grande metafora, è un grande insegnamento per loro. La componente ambientale è importantissima. Qua ad esempio ci troviamo in un posto magico, tra poco, tra non molto tempo, e qui incominceranno a schiudersi le uova delle tartarughe e si vedono queste piccole tartarughine che in fila piano piano vanno a mare. L'associazione Legambiente si occupa della protezione delle tartarughe in questo momento. Chiudere una spiaggia può sembrare una decisione non facile da prendere, ma nessuno ha mai protestato per questo. La governance è fondamentale. Chi viene escluso da questo processo di creazione di un biodistretto dopo sarà perlomeno disinteressato, ma molto spesso lo trovi contro. La comunità si costringe a dialogare, quindi le ambizioni ambientaliste, le ambizioni del sociale, le ambizioni tutte legittime economiche sono costretti a dialogare e a trovare un punto di incontro. So I've been working for now approximately 3 years with biodistricts, trying to analyze the social and economic impacts that they're having on the territory. What the biodistrict is doing at a smaller scale is to give back food sovereignty to local inhabitants, giving the chance to have healthier products, preserve the landscape as well, and give alternative ways of doing agriculture. They include a lot of elements related to agroecology, social inclusion, promote as well the well-being of workers, but as well following what are the organic principles. It's not only applied to, let's say, the crops, the food and the produce that is done, but also with the people. Se io guardo a 20 anni fa come siamo partiti come azienda e guardo adesso, ha portato a una crescita enorme. È anche un attrattore di un turismo di qualità, di un turismo green, di un turista rispettoso, di un turista ecologico. Mi piace aprire l'azienda anche a turisti, a scolaresche, cioè fare proprio cultura del mio prodotto. Biodistrict is not one approach. If we go to 10 biodistricts, you will find 10 different ways of making a biodistrict and developing a biodistrict. It's very tailor-made bottom-up approach. We have about 200 biodistricts between Europe and the Mediterranean area, and many more all around the world. The European Commission has also recognized the important role they play in revitalizing the rural areas, and I think biodistricts should get a role into those measures for cohesion and development of rural areas.